Abbiamo iniziato per Anna. Ciao Monica. No. 5, 4, 3, 2, 1. Anna sembra essere quasi in camicia da notte, è bendata con una benda nera e vedo che ovviamente non può vedere nulla e quindi sta cercando con le mani di capire dove si trova, chi c'è davanti a sé. Ti dà l'autorizzazione? E lei dice che vorrebbe darcela guardandoci negli occhi, ma non può perché ha la benda. E quindi non ce la dà. Ve la do senza guardarvi, chiedo scusa. La regola secondo la quale ci dà l'autorizzazione guardandoci negli occhi da dove viene? Chi l'ha inventata? Allora, lei è un po', ha un po' di soggezione in questo momento, no? Quindi le sembrerebbe più che altro un gesto di maleducazione, perché è come se lei la sento molto suscettibile nei confronti dell'autorità, L'autorità di chi? Di tua, mia? più tua. Ma non c'è nessuna autorità. E Mm, non c'è nessuna regola. esatto. Quindi, l'ha capito? Ci dà l'autorizzazione? Senza regole? Allora, adesso vedo sì che questo fiocco, il nodo che teneva dietro la benda, si è allentato. E lei dice, va bene, adesso io ancora la benda davanti agli occhi ce l'ho, ma vedo Mhm. la mia autorizzazione. Via la benda. Ok, scivola lentamente lungo il naso, poi cade per terra. Però lei ha gli occhi chiusi. Aperti gli occhi. Apre l'occhio destro, un pochino, E il sinistro no? più una fessurina. Oggi dobbiamo conoscere noi stessi, quindi occorrono entrambi gli occhi ben aperti, lubrificati con del collirio, Mm. privi di malattie degli occhi, orzaioli. Adesso vedi, ha spalancato l'occhio sinistro, l'occhio destro si è un po' chiuso. Tutte e due. Sì, vedo che sta facendo proprio un po' di sforzi, però adesso sono entrambi aperti. Va bene. Nome del progetto. Allora mi viene, siamo uno. È come se l'anima volesse portare a lei un po' di chiarezza nel grande fraintendimento in cui è rimasta inciampata, no? Perché è come se lei, in questo siamo uno, in realtà creasse un gran calderone, una gran confusione, dove lei non riesce a, come posso dirti, eh, creare dei confini tra sé, per esempio, e l'entità, tra sé e gli altri che magari chiedono accudimento piuttosto che chiedono ehm, obbedienza. Mm?
Quindi lei alla fine è come se rimanesse schiacciata, da questo fatto di percepirsi come un tutt'uno, ma rimane schiacciata e al buio. Nome della PS. Mi viene bella di notte, che la notte è proprio un suo momento critico, in maniera provocatoria tira fuori questo fiore. Nome della PE. Cima, vetta, Vibrazione. mm, circa 3 miliardi, Consapevolezza. 148, Anima. 41, Vite. 1972, Cervello. 9,4, Suscettibilità ipnotica. 62, 3D. 70, Vivacità animica. 98. Scusa, l'anima è 41 o 91? 41. Mhm. Ok, entità eteriche. Se sono troppe fai un riassunto, eh. C'è un coyote che è tipo come se la tenessi intrappolata nell'inganno e anche nella carenza. Poi c'è un dinosauro che vedo che proprio la schiaccia con il suo peso perché lei deve essere completamente sottomessa. Poi c'è un uomo del tempo che vedo che crea proprio delle immagini luminose. Adesso mi fa vedere tipo una fisarmonica molto lucente e anche con dei colori pastello che creano come un gioco di illusionismo per cui lei rimane totalmente incantata, imbambolata e pertanto rimane incollata sulla stessa linea temporale senza schiodarsi. Dell'uomo del tempo. Sì, esatto. E poi ci sono questo avvicendamento, boh, non so come dirti, di immagine che a volte sono in primo piano, tipo adesso c'è un rettile che assomiglia un po' a E.T., ok? Un misto tra quindi un grigio e un rettile. Poi si fa più indietro e più avanti appare come una specie di, eh, sì, diciamo un falconiforme, con il becco molto adunco. Poi si fa più indietro e poi arriva tipo, non so, sembra un mago, un prestigiatore. Quindi sono vari, diciamo così, personaggi, c'è un calderone così. Mhm. Mentali. Allora, mi viene single ed è un'entità mentale che gli fa pesare molto questa sua condizione sentimentale, gliela fa vivere proprio come una forte carenza, un elemento per lei molto sfavorevole che va a sommarsi ad altri tipi di vuoti e gliela fa apparire proprio anche come una cosa al momento non alla sua portata, di cui lei diciamo come se non fosse degna. Ed è di livello 5-6. Poi Poi l'altra croce, quindi un'entità mentale che proprio gli addossa tutta una serie di responsabilità
di compiti anche che lei deve svolgere, ma le fa proprio portare una croce che sono i suoi tormenti, prevalentemente notturni, ma anche diurni, costituite proprio dagli attacchi delle entità. Mhm. Quindi, se nella sua credenza precedente Gesù portava la croce e quindi di riflesso tutti i fedeli, no? Eh, portano, diciamo così, la croce, lei adesso la porta in maniera diversa. Quindi è una croce non più legata alla sua fede cattolica, ma è una croce dovuta proprio a tutte le istigazioni, alle provocazioni, agli esperimenti, agli attacchi subiti dall'entità. Comunque è sempre lei che sopporta, Quindi croce. sì. E questo è il livello 7 e Mhm. basta. Impianti. Ma allora, sulla testa lei ha tipo delle interiora. Se io vedo il fegato, vedo il cuore. Ed è come se lei si fosse completamente sacrificata, per questo mi fa vedere l'interiore, che una volta si utilizzavano, no, per i sacrifici. Lei si è completamente sacrificata, ha sacrificato se stessa e la propria felicità in nome proprio di tutti gli inganni e le brutture della terza dimensione. Quindi nel passato, per esempio, sicuramente i problemi di salute, i problemi legali, i vari tipi di abusi a vari livelli, attualmente sono più che altro, che ne so, gli abusi delle entità, la mancanza di rispetto, no, da parte del datore di lavoro. Comunque che lei appunto si è prestata, diciamo così, mh, a questo gioco, da cui però non sembra voler davvero uscire, anche se lei dichiara di voler uscire da questo gioco. Mm. Poi, appunto, come le avevo accennato, vedo proprio che è come se si fosse creato a livello eterico, diciamo così, no? Che il corpo eterico è un po' la coppia un po' più rarefatta del nostro corpo, no? E a livello eterico la zona appunto addominale, diciamo da sopra i genitali fino a sopra l'ombelico, lei ha come una voragine, proprio un buco. Terzo Quindi chakra. c'è, sì, una forte compromissione di tutta quella che definita la sfera del potere personale, proprio nella fortissima difficoltà a gestire se stessa, a gestire, diciamo così, anche la propria vita sociale, relazionare, a farsi rispettare, a raccogliere, diciamo così, le proprie forze per tenere in piedi bene la propria vita. Basta. Va bene. Davanti a noi tutte le entità eteriche che l'hanno visitata in questi mesi. Tutti grigi, tutti. Dei rettili anche, o anche proprio dei medici, perlomeno si travestivano da medici, col camice. Mm. E che l'hanno vista proprio come una facile preda. Mi fanno vedere che dal loro punto di vista quasi non era neanche necessario più di tanto usare violenza, non era neanche necessario più di tanto placcarla con dei lacci, perché lei già in qualche modo lo faceva da sé. È paradossale come Anna dica che lei non vuole tutto questo, ok? Però come loro in realtà abbiano percepito la sua disponibilità. Chi nello specifico?
Adesso, per esempio, c'è questa specie, sì, di grigio, che però io vedo con degli occhi non proprio scuri. Li vedo anche con la pupilla in questo momento. Se Sta non è un parlando grigio, lui. allora chi è? Ah, secondo me è un rettiliano. Mm. Si sono travestiti da grigi alcuni rettiliani? Sì, sì, sì. Giocano molto sulla confusione prodotta in Anna, perché è facile mandarla, diciamo così, in confusione, crearle tante immagini ingannevoli e anche spaventarle è facile. Come? Di Perché è come notte? se vedessi, sì, 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 come se vedessi loro quasi che, non so come dirti, che si limano le unghie, no? Nel senso che non è un grande sforzo per loro. E in un attimo, si agganciano alla sua testa. È molto facile prendere contatto con la sua testa, mm, con la sua fronte, con i suoi occhi, ma anche con la sua gola. Va bene. Davanti alle entità mostriamo una creazione, uno specchio. Mm. Che fanno? Anna ha bisogno di conoscere se stessa e iniziamo dalle sue entità. Prendi il grigio rettile, mettilo davanti allo specchio. Posso dire una cosa ad Mm, Anna? Perché cioè io adesso come se percepissi che lei si sente sola. Cioè, mi dispiace tanto, no? Perché io ho questa percezione, come se lei si sentisse in qualche modo giudicata. E io no, voglio no, farle capire che quello che lei sta vivendo, in una certa misura lo viviamo tutti, chi prima, chi dopo, ok? Vorrei ricordarle che siamo tutti dentro un gioco, ok? Adesso quando tu hai parlato dello specchio, mi è proprio venuta in mente l'origine, no? Cioè, quando la sorgente ha scelto di vedersi allo specchio. Quindi diciamo che magari dire questo ad Anna può crearle un po' di conforto, ok? Anche per capire perché lei si sente talmente tanto confusa e anche bloccata. Mm. Quindi c'è la sorgente, come io ho la possibilità di vedere, poi eh, magari nel futuro riuscirò a vedere meglio o c'è chi vede ancora meglio di me. Però per quello che vedo io è che la sorgente a un certo punto nella sua perfezione, nel suo massimo equilibrio, perché la sorgente è completa e perfettamente equilibrata, ha scelto di vedersi allo specchio. Nel momento in cui ha iniziato a vedersi allo specchio, già quello è stato l'inizio del gioco, del sogno, della frammentazione, ok? Perché ha significato vedere tutte le varie parti da cui era composta. Quindi questa divisione dentro lo specchio ha dato il via, diciamo così, al sogno. Per cui queste parti divise della sorgente è come se avessero iniziato ad vivere di vita propria, di una propria coscienza, lì dentro allo specchio. Io il vedo così, rettiliano, no? Sì, come in questo momento è, però proprio nell'origine del gioco questo, certo. ok? Quindi ovviamente c'era il momento della separazione, ok? Però cioè, nel momento in cui c'è lo specchio, in realtà è ancora la sorgente che si specchia, per cui una relativa armonia c'era ancora, pur sussistendo però la separazione, ok? Separazione che non c'è nella sorgente, c'è nello specchio. Mm? Mhm. Poi che cosa è successo? Per come vedo io, che essendoci la separazione, appunto, è come se ognuna di queste parti avesse preso anche una propria, per dirti, una propria personalità e una propria volontà.
In questa frammentazione, quindi, si è ritrovato, per esempio, il ragno a imporsi sugli altri e a dire, chiedere a tutti gli altri se volevano partecipare ad un gioco. A un gioco, a una storia, a un film, una cosa del genere, una fiaba. E mhm, ognuno avrebbe interpretato un ruolo all'interno di questa fiaba. Tutti accettano, perché come sappiamo il consenso è necessario. Tutti ok. accettano di partecipare a questo gioco. Ma è un gioco che poi si rivelerà essere un inganno. Quindi che cosa succede? Che lui dice, va bene, dai, allora giochiamo a che noi andiamo giù su questi vari pianeti, cioè il pianeta Terra, più altri pianeti, eccetera. Però adesso prendiamo in considerazione il pianeta Terra, no? Andiamo giù sul pianeta Terra e ognuno recita una parte. E allora, come avevamo visto già precedentemente, no? Ci siamo noi lì dentro lo specchio che in realtà siamo come delle gocce, proprio perché proveniamo dalla sorgente. Mm? Le gocce, allora, per giocare a questo gioco qua sulla Terra, creano come dei calchi di loro stesse. Mm? Questi calchi vengono riempiti con personalità diverse, caratteri diversi, corpi diversi, eccetera. Poi vengono portate giù queste forme, togliendole dai calchi, per il pianeta Terra, in quelle che noi chiamiamo le varie epoche, i vari contesti sociali, eccetera, no? Cosa succede? Che però poi il ragno fa sì che questo gioco continui nel tempo. Cioè non è un gioco che poi finisce, ok? È un gioco di separazione in cui le formine non riescono più a comunicare con la goccia, di Mhm, cui in un certo modo sono copia. Perché? Perché il ragno ha creato una sorta di barriera di comunicazione fra noi e la nostra, diciamo così, se possiamo dire, il nostro originale. Noi siamo un po' delle copie, mhm. ok? Quindi noi ci ritroviamo qua sotto, sotto questa cupola, all'interno di questo inganno in cui ci hanno proprio rovesciato, no, dentro questa terra, non riusciamo bene a comunicare con il nostro originale, quindi ci ritroviamo anche a fronteggiare altri che hanno dei ruoli veramente molto ingrati, no? Persone che magari ci feriscono, oppure ci sono poi tutte le entità. E l'entità? Entità che Mhm, sono appunto quelle che noi con gli occhi non vediamo generalmente. Infatti, per esempio, Anna le vede ma quando? Quando c'è il buio, quando si attiva la sua ghiandola pineale, quindi lo riesce a vedere col terzo occhio. Ok? Le entità fondamentalmente cosa succedono? Che hanno anche più bonus, perché loro non vengono visti e quindi possono effettuare una serie di azioni di cui noi non ci rendiamo conto. Per esempio, una delle azioni che viene prodotta anche di giorno ad Anna è quella di mettergli la mano sulla bocca o sulla gola, no? In modo che lei non riesca ad esprimere realmente se stessa quello che prova e a farsi davvero rispettare. Ma lei non sa, ovviamente, no? Che questa è l'entità che è frutto di quel gioco lì, eccetera. E allora cosa fa lei? Cerca di combattere contro l'entità, non capendo che in realtà la vera uscita dal gioco è comunicare con la sua goccia originale. Ok? Quindi è sicuramente una facoltà che lei ha, quella di vedere l'entità, e questo molto bene, perché altri proprio non neanche le possono percepire neanche lontanamente. Però la cosa principale che a lei può far uscire da questa oppressione è la comunicazione con la sua anima. Conoscere se Ma- stessa. sì, è l'unica. E non è come dice solo lei negli aspetti della personalità, perché lei diceva, ma conoscere me stessa nei pregi o nei difetti, ma quella è la personalità. Mhm. Quindi comunque anche quella è una finzione. Conoscere se stessi invece nella propria mh, animicità. Facciamola specchiare davanti a questo specchio
rispetto alla sua animicità. Dimmi come la vedi, come è fatta un'anima. Vedi, adesso è come se lei fosse rimasta un po' ferma all'immagine che hai proposto prima, perché all'inizio, quando hai detto si rispecchia nella sua animicità, ho visto lo specchio che iniziava a muoversi come fosse uno specchio d'acqua, e poi di nuovo compare quel rettile grigio. Rifacciamolo. Lei Mm, si specchia nella sua anima. Adesso. è una fragola. Cos'è la fragola? No, però è interessante, perché mi fa vedere, cioè, che, la taglia, mi fa vedere che all'interno è bianca. Poi mi fa notare che ovviamente fuori è rossa, ma con i semini neri. E poi mi fa notare che c'è questo ciuffetto verde sopra. Questo è interessante perché comunque alla fine eh, le fasi della grande opera hanno questi colori. Il rosso, il nero e il bianco. Sì, ma il verde lì, perché poi in realtà la citrinitas da molti invece è definita come verde, veri, qualcosa che ha Mhm. a che fare col verde, eh. L'assenzio. Scusami? L'assenzio. Sì, sì, sì. L'absent. Va bene. Causa esoterica del problema al girovita. Senti, mi fa proprio vedere questo, che quando è primavera e la natura si sveglia e gli animali escono dal letargo, lei invece si doveva addormentare di nuovo. Quindi ha vissuto una primavera molto travagliata, in cui ha subito tutti questi attacchi. Questo del girovita, io lo ricollego proprio al vuoto energetico che abbiamo detto prima, a livello del terzo chakra, perché quello lì è stato il punto, diciamo così, che loro sanno che incide molto su di lei, anche perché lei non si è mai sentita padrona della sua vita. Lei ha sempre ricevuto molti, molti ordini, molte imposizioni. Problema agli occhi. Allora, lei ovviamente ha assistito, a tutta una serie di abduction in cui sicuramente le colpivano fortemente gli occhi, anche la testa, ok? Con vari strumenti affilati, le graffette. Io vedo anche dei colpi proprio, come se le dessero dei pugni. E quindi questo, no? Se volessimo vedere da un punto di vista dell'entità, ok? Però è in fin dei conti il loro modo per far sì che continui lei ad essere bendata, così come l'abbiamo vista all'inizio della sessione, a non vedere realmente la luce, a farla stare sempre al buio. Ano. Allora, qui sì, vedo questo sanguinamento. Mm, Allora, aspetta, perché come... Che confusione. Allora, mi viene tipo come se fosse una specie di angelo che poi la frega, ok? E da che era un angelo si è trasformato in una entità sodomizzante, da un punto di Mano. vista Mhm. dell'entità.
quella che per lei era uno strumento, diciamo così, di salvezza, quindi il far scorrere l'energia attraverso il braccio e poi, diciamo così, farla uscire poi attraverso la mano, è diventata poi ovviamente un punto di debolezza, tant'è vero che ancora adesso, no, si sente questa infiammazione ai tendini della mano. Per cui è proprio come dirle, noi non ti lasceremo essere libera, non ti lasceremo utilizzare i tuoi strumenti, le tue creazioni di salvezza, perché dovrai pagare un alto prezzo fisico. Ok, nonno paterno, disincarnato. Una scatola di latta ti arriva. Non so se si tenevano i biscotti dentro questa scatola di latta. Poi dopo tipo è stata usata per mettere dentro delle chiavi, qualcosa, degli attrezzi, degli aggeggi. Poi non so, sembra una spada. Forse anche lui ha dovuto combattere parecchio nella vita. Come vestito? Eh, no, non vedo lui, non lo vedo. No? No, non lo vedo lui, cioè vedo questi oggetti che mi manda. Adesso è come se mi mandasse una macchina fotografica d'epoca. Vagamente, forse intravedo una coppola, una cosa del genere. Ma è mancato da tanto, Anna? Sì, tanti anni. E nel portale Aureo adesso? Poi mi fa vedere un mazzo di carte. Forse lì con la spada tagliava le carte, tagliava il mazzo, no? Perché sono tutte immagini simboliche. Ehm, È come se, allora, adesso sì, lui è già nel portale aureo, però è come se mi facesse vedere che lui, dopo la morte, ha dovuto, non so come spiegarti, guardarsi, studiarsi, capire tutte le carte del mazzo per capire il gioco della vita. Le ha finite? Esatto. Le ha finite, le ha viste tutte. Sì, 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 sì. Le ha comprese, le ha interiorizzate, sì. Che messaggio vuole lasciare alla nipote? A lei lancia un 10 di cuori, e non so se anche il numero 10 può essere poi significativo. Ehm, e poi è come se le dicesse che lei le fa notare che lui vede, ovviamente diversamente, no? Da come possiamo far noi, e vede che lei è come se indossasse degli stivali molto vecchi, rotti. E quindi nella vita è come se gli altri la percepissero come una persona, non so come spiegarti, non del tutto degna di rispettabilità. Mm, dice, dai, cambiati quelle scarpe. Non ti puoi mettere però le scarpe che avevi da bambina di vernice. Mettiti delle scarpe da donna sicura di sé. E vedo che le mette tipo delle sneakers eleganti però, mm, abbastanza femminili.
e dice: cammina fiera nella tua vita. Le scarpe sono tue, i piedi sono i tuoi, i passi sono i tuoi. Non ti far spaventare e scegli di svegliarti. E lei cosa risponde? Ma mi manda un'immagine di quando lei era neonata, pochi mesi di vita forse, no? Come se per un attimo volesse tornare indietro così. Insomma, non c'erano tutte queste domande, questi problemi, queste ossessioni. Qui insieme al nonno viene quel personaggio che ha subito un incidente sul lavoro. L'avevamo già chiamato, no? Sì, sì, il ragazzo, sì, cioè che all'epoca sì, era un ragazzo, Mm. sì. Sì, cioè come se lui dicesse che una scelta che in realtà era sua, poi è passata come una colpa, come una responsabilità, come un forte dolore, eh, che poi è pesato sulle spalle del papà, di Anna. Ma il gioco è questo. Ci sono dei residui energetici suoi nella casa di Anna? È come se, mh, forse è la mamma di questo ragazzo, no? Eh, avesse imprecato molto per la perdita del figlio. Non so se aveva anche una sorella, perché mi sembra di vedere una persona più adulta e una persona un po' più giovane. Adesso non so se era la sorella, se era la fidanzata o che cosa, no? Perché mi fa vedere due personaggi femminili, uno un po' più adulto, uno un po' più giovane, che hanno tipo, come dirti, sì, imprecato, maledetto, no? Che il ragazzo fosse morto, no? E invece la loro vita continuava ad andare avanti e si continuava a costruire la vita, costruire la casa, mentre la vita del figlio era distrutta. E il figlio è d'accordo con questo? Questi Ma sai che residui in energetici, principio sì, in e principio adesso sì, no. può raccogliere questi residui energetici, appartengono a lui. È lui che ha scelto questo tipo di esperienza. Non è il caso o le interferenze brutte e cattive. Mm. Mi fa proprio vedere se fossero nelle fondamenta. E infatti penso proprio ci sia coincidono i tempi, no? In cui praticamente c'erano le fondamenta e poco più ed è accaduto il suo incidente. Ok? Quindi è come se questi residui energetici negativi, Mhm. provenienti dalle colpe, dalle accuse, no? Dalle recriminazioni, eccetera, si fossero proprio attaccate alle fondamenta della casa. Li va a riprendere. Li va a riprendere questi residui energetici. Sono suoi. Via. Giusto. È come se facesse dei pacchi postali di cartone, li prepara, mette questi residui energetici asportati dalle fondamenta, chiude i pacchi e però le rinvia alle mittenti, alle due mittenti, Mhm. alle due donne, Che sono vive. che sono... Allora, aspetta. Mm, Ho dei dubbi su quella più grande, quella più giovane sì, la vedo viva. L'altra non so se Vabbè, magari non sta tanto bene o che cosa. è roba loro. Che se la vedano loro, è tutta roba loro. Vuole dire qualcosa ad Anna, questo ragazzo?
riguardo a qualcosa a pettinare. Aspetta, eh. Eh, Puoi pensare che quando ti pettini, sciogli i tuoi dubbi, sciogli la tua confusione e sciogli i tuoi legami ossessivi. Quando ti pettini, ti liberi. Pettinati per liberarti. E a ogni pettinata pensi che non possono esistere padroni, non esistono costrizioni. A ogni pettinata diventi più luminosa, a ogni pettinata sei più forte, a ogni pettinata ti connetti di più alla tua parte originale. Era previsto, da questo ragazzo che andasse a finire così, sì, ma che Anna si sarebbe interessata a queste sessioni e lo avrebbe aiutato ad andare, beh, l'ha già fatto la volta scorsa, nel Portale Auri. Eh sì, perché mi fa vedere che è tutto come in uno schiocco di dita, no? Mm, mm, mm. Tutto contenuto lì, sì, Quindi anche questa pulizia che lui ha fatto per lei e questo consiglio sul pettinarsi che lui gli ha dato. sì, Se questo disincarnato, questo ragazzo, da disincarnato, era già nel Portale Aureo, no? È tornato. sì. Si specchiasse, che succederebbe? E lui mi fa vedere che è come se vedesse, allora, allora, facciamo che la sorgente come è concepita come un astro, di cui vede, non so, un terzo, vede un terzo della sorgente. Un nastro di una videocassetta, di un'audiocassetta. Astro, Ah, un nastro. Vede un terzo della sorgente. mm, E Anna? vede una rosa bianca. Va bene, salutiamo il nonno ed il ragazzo. Mm, Sì? sì, sì. Quali sono, Monica, le capacità medianiche di Anna? Non so, adesso c'è un animale vicino e, allora, però utilizza anche le mani, perché è come se attraverso le mani riuscisse a, non so in che senso, a fare una lettura dell'animale, che può essere una lettura riferita allo stato di salute, però anche alle paure magari che può avere, i traumi di questo animale. Ehm, Però è vero anche, cioè adesso ho capito lei perché parlava, non di entità buone, nel senso che lei avrebbe anche la capacità di connettersi agli elementali. Mm, Lei ha, non so come dirti, la capacità di mh, dialogare potenzialmente, tipo, sai, con i folletti. Però è molto importante che lei dosi questa cosa perché lei tende ad essere un po' squilibrata e eh, stare troppo in una dimensione che non è completamente la nostra, trascurando così la dimensione un po' più materiale. E trascurando la dimensione materiale, lei rimane per esempio, anche nella carenza economica, rimane nella carenza affettiva. Quindi può trovare però un giusto equilibrio, eh, in cui, però non è così facile, possa trovare anche
come posso dirti, un elementale che la possa anche sostenere nella sua vita sociale, anziché portarsela via. Chiamiamolo. Sembra sotto forma quasi di uno scoiattolino. Come si chiama? Tim. Il viene cosa fa? Intanto le si propone in maniera molto sorridente e simpatica, come se volesse farla un po' ridere. Vedo che utilizza anche la coda per farle un po' il solletico. Poi le spolvera la fronte, come a volerla liberare anche da tanti pensieri, da tante ossessioni. E vedo che con la sua zampina la porta via, no? E quindi la zampina trascina via la mano sinistra di Anna, se la porta con sé. Vedo che la porta qua al parco. Qua ci sono degli alberi, però ci sono anche diverse persone, no? Vedo che ne so, bambini che giocano, poi ci sono altri adulti che sono sulle panchine a leggere. C'è un po' di movimento in questo parco. Lui dice: Voglio tirarti fuori dal tuo buco buio. Tim, Anna dà qualcosa a Tim? Delle nocciole? Perché no? Certo. Mhm. Tra queste c'è una nocciola d'oro. Ok, i denti. Andiamo con Tim, lo scoiattolo amico di Anna, al cluster. Aspetta che non lo capisco, sto cluster. Perché sembrano boh, delle figure molli verdi che, sai, richiamerebbero vagamente delle entità, ah, come se fossero appiccicate a dei muri. Comunque l'idea è proprio di confusione, ma anche un po' di paura, di fuori controllo. Però Anna ha voglia adesso di ordine, di serenità, di equilibrio. Quindi è come se creasse un grande fazzoletto dentro cui mettere queste strane figure verdi, chiude il fazzoletto e fa come una specie di taglio, di fessura, ed è da questa fessura che imbuca il fazzoletto e immediatamente dopo questa fessura la cuce, la chiude ben stretta. Quindi ha buttato tutto. Sì, Anna ci chiede come creare Ad Eternum e Vic. Facciamolo adesso. Vediamo se li crea. per creare l'Ad Eternum vedo che ha utilizzato il colore giallo e ha intinto il pennello utilizzando però la bocca. La propria Con bocca. la... Mm. Sì, sì, sì. Cioè, impugnandolo coi denti. Mm, sì. E vedo che dà queste pennellate gialle, però insomma lei si può sbizzarrire con la fantasia. Il giallo E è il colore del terzo chakra. infatti, tra l'altro è vero. Mm, mm, mm. Eh sì. Dove le ha un Così, buco. ah, sì, così da poter utilizzare la sua fantasia non solamente in negativo, ma per creare delle belle immagini che gli diano del benessere e che gli diano un senso proprio di completezza, di integrità.
È vero, perché infatti poi lei inizia a colorarsi di giallo anche quella parte lì della pancia. E mentre passa questo pennello giallo, vedo che mano a mano si ricrea tutto il suo addome. Vediamola intenta nel crearsi degli ad eternum, vediamo come li crea e che forma, che risultato, che forma e aspetto hanno. Ma qua ho utilizzato una specie di velo di retina rosa e poi ha creato un fiore con questa retina. Questo fiore rosa, questa è un'altra ad eternum. Come se Quindi non partisse. sono chissà cosa. Bombe atomiche di luce, soli, astri e stelle, a volte possono avere la sembianza di un fiore, Sì, certo, una gomma per cancellare. certo, certo. Adesso, per esempio, ha preso tipo una forbice e ha fatto una specie di decoupage, quindi un collage di immagini, e si viene a creare come una specie di vortice con tutti questi pezzettini qui di giornale. Molto bello, e molto colorato, un mosaico quasi. Ok, nei contratti che ha buttato, cosa recitava quello che l'ha portata a fare l'esperienza delle abduction? Serva, serva, serva. Delle entità? Serva delle entità, serva delle persone che hanno bisogno, serva delle persone che ti dicono che tu sei la serva, che loro sono i padroni. Eh, mm, Anche serva del Signore a una determinata fase della sua vita. Avatar, c'è qualcuno? Come se ci fosse un cavallo a dondolo, perché è come se le volessero dire che lei, come una bambina, che come bambini non è che possono decidere, prendere, fare, gestire la propria vita. Mhm. Quindi è come se la volesse fissare lì all'età di una bambina E lo e deve solo tiene? subire. L'avatar lo tiene. Allora, lei ce l'ha, questa cosa che gli viene un po' come a mancare l'aria nel momento in cui si trova di fronte a qualcuno che a lei sembra avere più potere rispetto a lei. E poi dopo si ricorda perché qui, cosa sta facendo qui? Allora vedo che come se volesse chiudere dentro a un armadio l'avatar con tutto il suo ufficio, dentro a un armadio. Però un attimino perché poi l'armadio lo riapri, cioè così. Allora vedo che lei lo sigilla questo armadio con una colla molto forte, in modo che non possa essere riaperto. Però poi, non sentendosi sicura, preferisce tipo scagliarlo dentro un portale definitivo. Quegli stessi che spesso durante l'abduction ha aperto, davvero, e poi si è dimenticata di chiudere. Perché dimenticata ha scelto di non chiuderli. Mm. Mm. Adesso la sento molto stanca. Ha proprio dato tutta a se stessa. Con queste condizioni, tutte le entità che sono venute a trovarla, il coyote, il dinosauro, l'uomo del tempo, le eteriche quindi esistono ancora. No,
Single e croce, le due entità mentali esistono ancora. No, Gli impianti. no, che vedo che l'addome si sta rigenerando. Vibrazione. 198, Consapevolezza. 167, Anima. 52, Vite. 1836, Cervello. 9,8, Suscettibilità ipnotica. 67, 3D. 38. La vivacità animica è arrivata a 100, è finalmente in pista per voler davvero sapere come vanno le cose. Sì, 100. sì. Va bene, Monica, con queste condizioni, la Moxa, l'Artemisia, come la vedi? A lei piaceva Sì, troverà un'altra modalità per poterne usufruire. e lei come la vedi? È come se iniziasse a guardare la propria casa anche in maniera diversa. Se iniziasse a vedere anche che c'è vita negli oggetti, che c'è vita nelle foto, che c'è vita nelle sue mani, come se si fosse svegliato proprio un senso di vita in lei. Perché è come se avesse capito che tutte queste paure sono all'opposto della vita. Non c'è più paura, nessuna traccia. Mm, sa di poter gestire questa cosa. Sceglie però di agire anche prima, ancora prima di mettersi nel letto, lei sceglie la propria protezione, Come? la propria difesa. Come? Eh, dal cuore fa partire dei raggi proprio a mo' di toroide che vadano a creare una barriera intorno a lei e lei dichiara che quella barriera serve a tenere lontane le entità che vogliono danneggiarla, che vogliono sottrarre a lei qualcosa. E questa sua dichiarazione è ferma e valida. Quando la deve fare? Prima ancora di essere sdraiata nel letto. Ogni sera, Sì, che ne voglia, e che sente che ha un senso, o sempre. certo, certo, sì, hai detto. Mhm. E? E in taluni casi potrebbe accadere che lei si svegli durante la notte.
allora in quel caso la rinforza, perché è possibile che in quel momento l'esperienza era talmente tanto forte che l'ha portata a svegliarla proprio perché magari quella barriera non era sufficiente per proteggerla. Quindi l'anima ha fatto in modo che lei si svegliasse, ok? Quindi lei, per riaddormentarsi in maniera tranquilla, velocemente ricrea la protezione, perché la sua scelta è sì di evolvere, ma per evolvere non ha di certo bisogno di tutta questa schiavitù di entità. Va bene. Messaggio finale di Anna a se stessa. Ha recuperato l'anima? Non è che l'aveva persa, si era disconnessa, questo sì. Mm. Era Le- come se lei stessa avesse interposto le entità e tutte le esperienze con l'entità tra sé e il colloquio, cioè diciamo così, la comunicazione con la propria anima. È Aveva possibile. interrotto il colloquio. È possibile in questa sessione ristabilire il contatto tra l'anima cristallo e i dati che abbiamo sulla Luna, nel suo caso? Sì, che poi è tutto un gioco molto complesso fatto apposta che sia così, ok? Mhm, mhm, Perché? Perché così almeno noi non ci capiamo niente, ci perdiamo dietro questa informazione, l'altra, ci perdiamo sulla Luna, ci perdiamo sottoterra nei cristalli, eccetera, ok? Noi in realtà poi potremmo fare direttamente un collegamento con la propria, con la nostra anima, ok? Però, che cosa succede? Che cioè, all'interno di questo gioco hanno diviso, eh, che ne so, il cielo da sottoterra al mare, ok? In questo gioco se ne sono proprio anche spartite tre grandi entità, no? mhm, Che sono Poseidone, Zeus e Ade, ok? E quindi cosa hanno fatto? Hanno fatto sì che qualcuno piazzasse qualcosa nel mare, qualcuno nel cielo, qualcuno sottoterra, ok? Quindi ovviamente noi abbiamo, non so come dirti, come una specie anche di labirinto, di gioco in cui dobbiamo un po' unire i puntini, no? Per poter uscire. Mm? Ehm, quindi lei può anche viaggiare andando, sì, sottoterra, trova il suo cristallo. Adesso aspetta un attimo perché c'è un guardiano che ovviamente non vorrebbe farci passare sotto. Sembra un leone di cristallo, però capisco che è un guardiano. Il suo cristallo è di nuovo giallo. Ehm, allora, vagamente ricorda l'ambra, però un po' più cristallina, un po' più trasparente. E riesce a creare come una specie di piccolo foro attraverso cui passa un filo e riesce a condurlo su fino alla luna. L'ha fatto, lo sta facendo. Sì, è come se stesse andando alla ricerca del proprio CD, non lo riesce a trovare, dove ci sono poi tutti gli impulsi, oltre che tutte le informazioni immagazzinate finora, anche tutti gli impulsi, i comandi. Che lei ha molti comandi di abbassare la testa, di sentirsi un po' intimorita. Ehm, lo trova, è abbastanza in basso, l'ha trovato. E vedo che col filo ha aperto il cassettino porta CD in cui è contenuto il suo. E vuole disintegrarlo, tagliarlo. Lo fa.
Sì. Scegli il taglio, sono una forbice, però è molto bella come forbice, antica. Ce la fa. L'ha tagliata in tantissimi pezzettini, ora non è più utilizzabile. Va bene. Allora, abbiamo finito. Sei pronta a tornare, Monica?